Abbiamo iniziato per Simone. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, vedo Simone su un ring. Sì, Lui è pronto, quindi ha i guantoni indossati, ha i pantaloncini. Non riesco a vedere il suo avversario, non riesco a vedere il pubblico. So che c'è l'avversario, so che c'è il pubblico e lui però in questo momento non ce li fa vedere. ok. Ci dà almeno l'autorizzazione, se no andiamo a casa subito. Sì, sì, assolutamente, perché poi lui vuole portare luce dappertutto. Quindi Ok. certamente ci dà l'autorizzazione. Una sessione strana. Simone è una vecchia conoscenza. Oggi un po' di interferenze anche abbondanti. Causa esoterica. Alcune sono cose mie personali, eh. Ok, di Simone solo. Allora, per quanto riguarda Simone, mi fa vedere che è come se stesse per squarciare. ehm, ecco, ipotizziamo l'immagine proprio di ehm, chiama, adesso non mi viene. L'immagine finale è in cui c'è lui che è nella barca, mh, e praticamente sta per sfondare il panorama, che è un cartellone. Ah, sì, The Truman Show. Esatto. Mhm. Sì. E lui sta per fare questo. mh. Sta per scoprire i confini fittizi gli inganni della sua esistenza. Nome del progetto. Allora, è come se fosse duplice il nome, però in realtà l'idea è un po' quella. Vetri appannati e bugie perfette. Ovvero, mi fa vedere lui che è come se si trovasse nell'automobile con i vetri appannati, non riesce a vedere l'esterno. E allo stesso tempo bugie perfette perché è come se si rende conto che sono state confezionate tutta una serie di bugie che apparentemente hanno un aspetto di perfezione, ma che tali non sono e lui vuole assolutamente svelarle. Perfetto. Vibrazione. 5 miliardi, Francamente mi aspettavo di più. Consapevolezza. 159, Anima. 43, Vite. 978, Cervello. E 9 e mezzo. occhio Monica che si sta avvicinando al... che non vorrei lo buttasse giù, eh. Occhio. L'hai visto? Suscettibilità ipnotica. 52. 3D. 3D un po' qua ce n'è, direi 46. Vivacità animica. Quanto Simone vuole sapere, vincere, conoscere. Che vuole 75. Che riesce? Mm. Bravo che hai fatto questa distinzione. Che riesce, siamo sul 50. Va bene.
Subito il cinema. La figlia. Certo che sì. La compagna. Ha portato tipo sembra un orsacchiottino. Mhm. Sì, la compagna, certo. La madre. Anche simpatica la trovo la madre. Divertente. Qualcun altro che viene. Sì, anche il fratello. Sì, sì, sì. Ehm, E poi come se ci fossero dei personaggi non chiari. Credo che a vari livelli Simone abbia avuto a che fare con dei personaggi, esattamente come dice un po' il suo progetto di vetri appannati e bugie perfette, non totalmente limpidi. Ed è come appunto se questi personaggi apparissero, non so come dirti, anche un po' per spiare. Entità eteriche, vediamole. Il primo è un leone che ha tipo una voce metallica da intelligenza artificiale. Poi c'è una formica molto grande, rossa. Di nuovo. Sì. Mm. Poi c'è diciamo così, del secondo universo, Freddy Krueger, sembra. Mhm. Con le mani, con le lame. Quello tutto sfigurato. Mm. Aveva una mano con un guanto che ne faceva delle lame lunghe, un po' come Wolverine. Sì, che è come se mi facesse vedere che la sua preda preferita sono i bambini, Mm. E terrorizzarli in varie maniere. il campo d'azione, i sogni. Esatto, esatto. Poi, Ehm, no, 3 DL. mentali, vediamole. La prima mi viene buco della serratura. Vedo Simone che guarda all'interno di questo buco della serratura, perché è come se fosse in una specie di fase di preparazione. Prima di entrare completamente, interamente nel mondo e nell'esistenza, è come se dovesse guardare dietro la porta. Livello? È anche un modo che ha per proteggersi, eh. Direi livello 4. Poi, La seconda è mammina cara, eh, questo forte attaccamento alla madre, è molto molto forte. Mm. Quasi da anche invertire i ruoli, sentirsi lui il genitore. Questo è livello 5. poi, L'altra entità mentale che è suicidio ed è di livello 3 è come se lui fosse connesso a questo vissuto del suicidio e di tutto il dolore ehm, che sta intorno, no? A questo, perché prima di arrivare al suicidio si vive uno stato depressivo molto profondo, che in verità non è esattamente suo, ma lui è talmente connesso ad una persona in particolare che è come se lo vivesse come suo. Credo che sia una persona che tuttora stia fortemente vivendo questo. la ex. Mm. Chiamiamola nel cinema. Probabilmente è solo un'immagine simbolica, però mi viene con i polsi tagliati come se fosse un fatto recente, in quanto sono fasciati da delle bende. Mhm.
E Simone mi stava facendo vedere che sì, l'ha fatto, l'aveva fatto, adesso si ricorda. Ok, i polsi tagliati. Ci ha provato in passato. Quindi abbiamo chiamato anche la ex. Bene, Monica, questa è l'ennesima sessione sulla massoneria perché Simone sembra essere collegato. Ehm, e torniamo a Simone, anche se non l'abbiamo mai abbandonato. Perché il Tempio di Salomone è collegato a Simone? Allora, sempre per ehm, questa ragazza ha una sensibilità fin da bambina molto simile alla sua. La sua ex. La sua ex, esatto, sì, che adesso vabbè è una donna, però mi viene da dire ragazza perché la loro relazione è stata in un'epoca in cui erano entrambi ragazzi, e ha avuto tutta una serie di esperienze legate alla ricchezza, ma anche a tanti amari segreti, tanti potenti ehm, e tanta massoneria nella sua vita. Ok, lei è Però viva? Sì. Però, scusami, Eh, vai, vai. però c'è anche qualcosa relativo al papà Di lei, di Simone. di lui. Ok, la cosa si fa interessante e sempre più complicata. Chiamiamola lei se è viva. L'abbiamo già chiamata, mi sembra è già andata nel cinema, giusto? Sì, secondo me È è viva. vivo. Sì. Cosa lega lei a lui? Impianti? Un amore incompiuto. Allora, è come se si specchiassero l'una nell'altra, mi fa vedere. Molte debolezze di Simone le aveva riviste in lei. Simone, ma come ognuno di noi, vive la vita a specchio, ok? Quindi cerca delle persone in cui potersi rivedere, sanare quella persona, sanare quella situazione per sanare se stesso. E poi è veramente forse stata la persona più sensibile che lui abbia incontrato, più profonda che abbia incontrato. Ok, dov'è il legame energetico però? Perché lui la sogna? Perché è ancora un po' geloso, nonostante sia finita da tantissimi anni? Ma la E ha... gelosia aveva fatto parte della loro storia perché lui aveva anche un po' paura di perdere tutta questa grandiosità. Però mi fa vedere che probabilmente c'era anche, mi viene così, poi non so se è corretto, una buona intesa fisica, che non so se lui ha ritrovato successivamente. Infatti mi fa vedere come se fosse il petto di lui collegato alla parte più bassa di lei, che va dall'ombelico in giù di lei, un fascio proprio di luce. Ecco, che li collega. Erano anime gemelle? Pur nel loro modo un po' acerbo, no? Ovviamente di gestire il tutto, direi quarto livello, sì. Ok. La compagna è anima gemella? Allora, la compagna è molto silenziosa, la sento, come se volesse non giudicare nulla. Lei aspetta, lei non ha fretta, no? È molto lenta, ma lenta nel senso che non vuole precipitare nulla. Quindi a lei va bene, mi fa vedere, numero 3, mi fa vedere che a lei va bene che loro adesso siano anime gemelle di terzo, perché lei ha intenzione di stare moltissimi anni, no? Con Simone e dice ho tutto il tempo di costruire.
Beh, io non sono mai d'accordo sul rimandare, sono sempre d'accordo sul creare adesso, quando c'è la Tieni consapevolezza. presente che lei ha proprio un concetto un po' anche canonico di famiglia. Quindi crei la famiglia, i figli, eccetera, stai insieme nel tempo costruisci. Questa è la sua mentalità, non è per esempio quella di Simone. Va bene. Monica, sogni. Simone sogna tantissimo. Ha sognato un dettaglio sulle elezioni di Trump e poi Trump fu anni fa eletto. Ha sognato di occuparsi dei meccanismi, ingranaggi delle armi da fuoco. Ha sognato il gruppo delle sessioni. Ha sognato me coi capelli ossigenati che gli facevo firmare un contratto. Beh, sogna la ex, sogni come se piovesse. Piovono sogni, non rane, ma sogni. In parte è anche dovuto al fatto che una parte grossa di sé la esprime durante i sogni e non riesce più di tanto a esprimerla nella giornata. Ok? Simone ha scelto anche un po' una situazione di accomodamento per affetti nella sua vita. Quindi diciamo così che la sua voglia di verità, di conoscenza, di esplorazione dell'eterico non può più di tanto condividerla con i suoi affetti. Ok? Da parte della compagna sicuramente tollera, accetta abbastanza, ma non è che partecipe. Ok? Questa cosa non è possibile neanche con la mamma, neanche con il fratello. Quindi rimane una cosa proprio sua che concentra maggiormente di notte, dove si espande completamente. E dove vedo che va anche nel passato tante volte. Va in questo spazio-tempo, che non è appunto spazio-tempo, e può tranquillamente saltare dal passato al futuro. Nel dormiveglia, dopo che abbiamo prenotato la sessione, mi scrive, ho visto un ragno nero grande come una scatola di scarpe camminare in casa. Certo. E ci stiamo avvicinando sempre di più alla verità, tutti quanti. Simone è uno di quelli che proprio desidera la verità. Tra gli impianti, per esempio, no, abbiamo già detto, no? Abbiamo detto l'impianto, no? No, Io ne vedo solo uno, è come se lui fosse, guarda, ti dico che è un po' strano, su una sedia che è collegata alla macchina della verità. Solo che questa macchina della verità è un po' strano perché è come se gli chiedessero a lui la verità, invece lui vorrebbe sapere la verità sì di sé, ma anche la verità della Matrix in cui siamo. E questa macchina della verità è come se fosse controllata dalle sue entità eteriche per far sì che lui dia delle risposte ovviamente alterate. Ma il desiderio profondo, nonostante tutte queste interferenze da parte di Simone, è di saperla la verità. E una delle verità grosse che sta emergendo è che, per come sono riuscita a capire io fino ad ora, mhm, uno dei più importanti reggenti di questa Matrix sono i ragni. mhm. Monica, non voglio tapparti le ali, muovi pure le mani come vuoi, però il microfono struscia un po' quando le muovi, quindi magari prova a mettere il filo sotto le braccia. Ok, così forse riesce a muoversi un pochino di meno. Ok, cosa sono i sogni, Monica? L'altro giorno me lo stavo proprio chiedendo. I sogni sono reali, sono una visione in eterico, o no? Allora, mi fa vedere questo. Io penso che ne abbiamo già parlato, no? Mm? Della struttura della Matrix, questo 8 che in realtà è un cerchio che avviene la torsione. Mm? No, non Magari abbiamo lo rispiego parlato. meglio. Sì, rispieghiamolo. Allora, immaginate un hula hoop molto morbido che fa un cerchio, no?
Se voi lo prendete a ore 6 e a ore 12 e lo torsionate in modo da crearne un 8, vai Monica. Sì, otteniamo la struttura della matrix, per cui abbiamo un cerchio, chiamiamolo così, dell'otto, che non è stato alterato, è stato ribaltato invece l'altro cerchio. Noi viviamo nel cerchio ribaltato, è per questo che c'è così tanto un sovvertimento dei valori e a volte ci sembra veramente tutto assurdo. Diciamo, ma qua il mondo va sottosopra ed è effettivamente così. C'è stato questo ribaltamento. L'altra parte, che è quella invece non ribaltata, è la morte, quando noi moriamo, ok? E mi fa vedere che i sogni sono un po' più vicini alla morte, quindi contengono più realtà e più verità rispetto a quello che noi chiamiamo la veglia. Mhm. Mm? Perché è come una sorta di terra di mezzo tra la morte e la veglia, però ha contenuti un po' più veri, Mhm. anche se noi pensiamo il contrario, ovviamente. Noi pensiamo che la realtà, la vita sia questa, e no, è il contrario. Ma questo 8, che poi è l'infinito, è nella Matrix tutto? È la Matrix, è la Matrix. La Matrix è un 8, sì, e che in realtà è il corpo di un ragno, no? Perché il ragno è fatto come un 8 O ha 8 zampe? e ha 8 zampe, esatto. Bene, cause esoteriche, Monica, obesità nel passato. Allora, mi fa vedere questo Freddy Krueger che voleva proprio creargli un'infanzia di isolamento e di tristezza. Ed effettivamente ci è riuscito, nel senso che lui ha avuto diverse difficoltà con i propri coetanei, si è sentito anche abbandonato dal fratello, ha percepito proprio come un periodo molto oscuro, un incubo, no? Esattamente quello che voleva Freddy e ci è riuscito. Vedo proprio che gli offre tutti questi dolcetti e riesce proprio quasi a moltiplicare le calorie contenute nel suo cibo. Menomazione è causata da un incidente che danneggia il piede destro. Qua ci vedo per esempio l'intervento del leone. Diciamo così che questo Freddy ha avuto soprattutto un forte impatto quando era bambino. mm. Però c'è questo leone che in parte sembra anche un po' il Re Leone. Lo vedo molto muoversi, Simone, nell'ambito, non so come dirti, dei fumetti, eh, anche dei videogiochi. Mhm. Mm? Proprio perché è come se fosse lui su un altro piano di realtà, quindi su un piano più allegorico, così, no? E fa vedere proprio come ehm, che Simone, dopo questa esperienza dell'obesità, avrebbe potuto iniziare, sai, a vivere in maniera libera e integrata con i suoi coetanei. Quindi assolutamente ci voleva un altro impedimento che lo avrebbe escluso dalla vita sociale e l'ideale era creargli un disagio che avrebbe fatto sì che lui certe situazioni le evitasse, sai, non vai in piscina, non ti vai a mettere in quelle situazioni in cui sai che poi dovrai essere scalzo, cose del genere. Quindi comunque un ulteriore modo per isolarlo. Ok, parliamo di Cini, Cinivac. Causa esoterica del non volerne nemmeno sentir parlare. Allora, mi fa vedere che in questo suo impianto della verità, dove di fatto cercano ovviamente di ehm, inseminargli determinate idee, hanno invece provato a fargli credere che quella fosse la strada giusta.
E probabilmente qualcuno vicino a lui poteva anche essere convinto di questo, ok? Quindi lui si è trovato di fronte a persone che sono stati persuasi da questa narrativa, ok? Ed è come se ci fosse stata una fortissima reazione in lui, come dire, no, questa roba dentro di me non la ammetto, tanto che non riesce proprio neanche più a sentirne parlare, perché hanno provato a fare questa immissione forzata in lui e c'è stata come una sorta di reazione allergica. Stessa domanda, autodeterminazione. Ha avuto, secondo me, un'ottima intuizione, nel senso che ha sentito che una certa cosa può essere buona, ma non è mai buona in assoluto, dipende come viene sviluppata. E quella strada che lui, quel percorso che aveva iniziato ad intraprendere, non è quello che sviluppa appieno l'autodeterminazione. Ne esistono altri, ma non quello. Ok. Disincarnati. Portale Aureo, padre. Con dietro i 4 nonni, ma io voglio il padre. Ma non ho capito, ma era tipo una barca yacht? Una No, barchetta, piccolina. insomma, così. Piccolina, sì. Sì, no, yacht è esagerato, però insomma, come posso spiegarmi che io non conosco le barche? Cioè, nel senso che c'era anche un sotto, oltre a un sopra? Sì. Ok, Cabinato, si dice, no? si dice cabinato, ok, perché sì, yacht forse perché è più grande lo yacht, esagero io. Mm. Comunque, quello che mi viene in pratica era lui, adesso arriva lui con questo cabinato, si chiama, Mhm. perché mi fa vedere che lui esce da sotto, sta venendo sopra in superficie e sta facendo le manovre di attracco al molo. Ed era come se per lui fosse tipo, mi viene così, un ingresso in una certa società. Ok? Come se volesse entrare a far parte di una certa ehm, borghesia, non so come dirti, ok? Di un altro livello sociale, di un altro strato sociale. Mhm. Quella fosse una delle sue aspirazioni, un Ma suo era desiderio. connesso alla massoneria? E non lui, però poi le persone con le quali si interfacciava per raggiungere un altro strato, diciamo così, una specie di scalata sociale economica, sì, loro sì. Ok, Quindi diamogli indirettamente, ovvio che sì. una VIC 4D. Sì, lui devo dirti che già ha iniziato a comprendere l'inconsistenza di questi obiettivi. Perché è come se in questo momento mi facesse più vedere il suo piacere dato dall'essere un finto pescatore. Gli piace stare lì sul molo, mi fa vedere, a contemplare il mare e in realtà è un finto pescatore perché ha la lenza, ma non ha l'amo finale. Però gli piace questo, la contemplazione, la tranquillità. Non più come in vita, gli interessava più anche l'aspetto quindi sociale, di visibilità anche. Ok, sul molo si siede Simone, insieme a lui. Vedo che sta sbocconcellando del pane, Simone, e glielo offre un pezzettino al papà. Come se gli dicesse, recuperiamo il tempo perso. Forse in alcuni momenti loro si sono un po' persi di vista. Ci sono stati dei momenti in cui non si sono tanto capiti, tanto interfacciati.
Poi c'è da dire che Simone ha sempre preso un po' le difese della mamma, le posizioni della mamma. E Che vedo cosa- che va a fargli come un massaggio alle spalle, Simone, al papà. Dicendogli cosa? Ehm, mm, questa generosità me l'hai insegnata tu. Questo è quello che dice Simone al padre. Sì. E il padre a Simone? Allora, il padre lo vedo proprio di poche parole, come se in questo momento godesse proprio del dono del silenzio. È come se si rendesse conto quasi che ha sprecato, non so che lavoro facesse, se doveva intrattenersi con il pubblico così, no? Ne avesse usate tante di parole, no? E allora adesso preferisce usare gli occhi. Cosa gli dice con gli occhi? Gli occhi è come se fossero quasi invasi dal mare, vedo, non so. Va bene. Il padre ha intenzione di andare nel portale aureo? Ha questo desiderio? Vedo che si rivolge a sua nipote e dice qualcosa del tipo questa bimba farà grandi cose. Questa bimba m'ha visto, dice. Non so se la figlia di Simone l'ha sognato. L'ha visto, cioè l'ha visto dopo la morte. Lo salutiamo? Sì, vedo che fa dei complimenti a tutta la famiglia, anche alla compagna di Simone. Sì, E sì. lo salutiamo. Vediamo se vedi, chiamiamo anzi i quattro nonni. Mi compare tipo un orto. Non so se c'era qualcuno che lavorava nell'orto, perché vedo come un momento di potatura, di raccolta, le patate, cose del genere. Sì, Una casetta tipo un po' indipendente, sembrerebbe. Cioè, nonna. ok, lo vedevo, cioè, il terreno attaccato praticamente alla casa. Mm. Poi mi fa vedere una libreria, eh, dei libri, alcuni antichi forse, una scala di legno. Hai Mettere avanti. quattro Navic 4D. La nonna dice una cosa molto interessante. Dice di qua creare è molto più facile che di lì. È come La, se gli la nonna desse materna. sì, Mhm. a, a Simone gli dà un Cicles alla cannella Mm. e Quello che pizzica un po' la lingua. sì, gli dice se lo mastichi ti faccio vedere come è facile creare di qui e riuscirai a creare tu meglio di lì. Facciamolo. Forse adesso Simone ha bisogno di soldi perché mi fa vedere che gli fa una mazzetta di banconote da Lui 100 non si sta euro. rifiutando.
Fa così. Sì, sì. Mm. C'è una cosa che deve pagare, Simone, credo. È come se fosse proprio molto mirata. Non è l'abbondanza in generale, no? C'è una cosa specifica che deve pagare. Forse è una, non so se è una tassa, è arrivata una cosa da pagare, insomma, no? Perché mi fa vedere questa banconota posizionata su un foglio. Quando e come arriverà? No, questa domanda non te lo saprei dire perché mi ha fatto vedere una piccola lapide di un cimitero. Cioè, Mm, senza paura entra nelle profondità della lapide, della terra, e guarda tutti i beni sotterranei. Simone ha molta capacità visiva e creativa, come se potesse proprio visualizzare questo, di andare sottoterra e di estrarre delle ricchezze e portarle in superficie. Però come se fosse attraverso anche l'aiuto magari di un defunto a lui caro, di non ah, aver paura se c'è questo tramite. va bene, li salutiamo tutti. Mm. Non so se andavano anche a funghi, perché vedo che è rimasto un cestino di funghi fuori dal portale. Non lo sa. Beh, sono nonni, quindi può essere, ma solitamente sì, soprattutto i maschi, non i materni, il nonno paterno e materno. Ma non è detto, anche le donne vanno a funghi. Andavano a funghi. Tutto quello che si poteva racimolare in campagna per mangiare gratis era ben accetto. Le castagne, per esempio, dove al nord ci sono. Va bene. Simone sembra un punto utopistico, ma non lo è. Vuole vivere in un mondo senza scie, senza veleni nel cibo e nell'acqua, senza elettrificazione della terra. Anche la figlia sarebbe molto d'accordo, perché è come se la figlia potrebbe veramente ricavare gioia e crescita anche dal rapportarsi tantissimo con la natura. Un pochettino meno, secondo me, la compagna, nel senso che lei non è che si scontra, non è che dice di no, non esclude a priori, è molto possibilista. Però la vedo portata per una vita leggermente più cittadina, più i rapporti sociali anche. Ehm, Mi fa vedere da un lato il bosco, sì, come lui l'ha descritto, ma un bosco, per esempio, sembra quasi inventato, sembra quasi un bosco delle fiabe, quasi irlandese, non so, mi viene un contesto così. Eh, Nella realtà è come se lui poi riuscisse a non avere le scie sopra la sua casa e il terreno circostante. Però guardando oltre questo suo terreno di pertinenza, le scie per un po' le vede ancora. Siamo alle battute finali. Monica, Simone e l'acqua.
Allora, Simone, l'acqua mi viene per esempio il nuoto, mi viene un gran nuotatore. Specialmente vedo in vite precedenti ce n'è stata più di una in cui lui ha nuotato molto, anche tipo sembra un bagnino qua. Ehm, L'acqua che gli compare nei suoi sogni premonitori ehm, me lo fa proprio vedere come se lui fosse connessa a questa, diciamo così, nuova era che si baserà molto sull'acqua, anche per il funzionamento di vari tipi di macchinari. L'acqua usata nel bene e nel male. E questo è necessario perché essendo noi costituiti prevalentemente da acqua e l'universo è costituito prevalentemente da acqua, ci avviciniamo sempre di più alla vera natura delle cose. Simone e l'aria aerei nella vecchia sessione. Sì, lui mi fa proprio vedere che aveva bisogno di guardare tutto quanto dall'alto. Aveva veramente bisogno di sorvolare tutta la sua esistenza e anche il periodo storico e lo poteva solo fare da un aereo. Simone e il fuoco. Che apparentemente no, è esattamente l'opposto dell'acqua. Ehm, Però mi fa proprio vedere come se lui si fosse riproposto di integrare questi due elementi, il rosso che poi è il fuoco e l'acqua, di non tenerli separati, ma ehm, di creare proprio una commistione, una completezza. Simone, un altro discorso, e il lavoro col fratello. È una bella scuola, vedo che sta imparando tante cose, anche a livello umano ovviamente. Però è come se lui proprio stesse mettendo tutto quanto da parte per un progetto futuro, Esatto. è un periodo di transizione. Va bene, questa è la sessione con la L maiuscola e con la S maiuscola di Simone. Lui vede tutte le sessioni attuali, vediamo cosa fa da solo. Si ricordi quello che è stato fatto al Tempio di Salomone prima. Infatti al cluster ci sono diverse ragnatele con dei ragni, con ragni di varie fogge. E lui è come se fosse tornato bambino, perché lui ha veramente un'ottima connessione, con quella parte di bambino di sé, ha voglia di risanare il bambino che era e sta per esempio molto bene con sua figlia. E quindi è proprio come se avesse bisogno proprio di recuperare anche questo aspetto di bambino per buttare via tutte queste ragnatele e chiudere dentro un portale definitivo. Perfetto. L'ad eternum che crea è veramente particolare perché è un vortice d'acqua contornato da un anello di fuoco. Dove lo mette? Lo mette qui, dove c'era il cluster, lo mette anche davanti al portale definitivo. Un cerchio, un anello. Sì, esatto. Con questa condizione, vetri appannati, bugie perfette, il progetto esiste ancora? Ricordiamo che è anche andato già dall'avatar, eh? Mm? No, non c'è più. Tutte le eteriche, tutte le mentali esistono ancora?
No, vedo che proprio con un idrante, no, è riuscito a spazzarle via. Gli impianti. No, Vibrazione, sempre l'acqua, no? mi viene 655. Quindi vertiginosamente alta. Consapevolezza, 209. PS, 56. vite, 1512. cervello, 10,7. suscettibilità ipnotica, 72. ottimo. Farebbe bene una sessione diretta a Simone. Sì, sì, lui solo lui conta. Sì, sì, sì. 3-4D, 20, 3D. ottimo, l'ha battuta. Vivacità animica, vabbè. 90. Va bene. C'è traccia di ricordi, legami, connessioni energetiche con la ex? Il ricordo è naturale che rimanga, Certo. Mhm. però mh, si è quasi del tutto spento questo canale energetico e lo spegnerà nei prossimi giorni, la congiunzione. Avrà ancora tanti sogni, Simone? Vedo che cambia un po' la qualità. Sempre in side onirico, cioè li gestisce, dentro al sogno fa delle scelte quasi mentali, ragionate. No, è come se sentisse più emozioni, come se ci fossero proprio dei sogni di benessere, però sempre lui il pilota. Bene. Messaggio di Simone, l'unico protagonista di questa sessione, all'unico a cui può lasciare un messaggio. Mm. Gli piace l'idea di prendere in braccio così sulle ginocchia sua figlia e Mhm. mm, mi piace essere Simone e papà. Mi piace portarti con me in questa scoperta della vita. Siamo due piccoli maghi. C'è un legame fortissimo, direi, tra loro due. Ce ne parlava in effetti Simone. Immagine finale? Mm. Come se fosse in un certo senso ritornata a scuola e si sente di voler passare lui dalla parte della lavagna e vedo che insegna a tanti bambini. Ti racconto com'è davvero la realtà, con la R maiuscola. Potrebbe essere l'insegnamento nel futuro, magari una scuola parentale. E Simone si butta a scrivere. Perché no? Potrebbe essere. Magari non proprio nel senso canonico, ecco, della scuola, però sì, c'è una trasmissione di informazioni. Mm. Vabbè, abbiamo finito.